Oggi parleremo del nuovo arrivato nella famiglia M5 Stack. Il Core 2. Apriamo ora il packaging M5 Stack Core 2. La confezione è essenziale, e una volta aperta contiene il device ed un cavetto USB di tipo C. Lo schermo LCD Touch da 2 pollici, 320x240 pixel, è protetto da una pellicola. Il nostro campione di M5 Stack Core 2, offerto dalla società Maker Focus che desidero ringraziare, si presenta molto gradevole nel design e anche la plastica del guscio è ben realizzata con dei bordi stondati. Come anticipato, nella confezione è incluso il cavetto USB di tipo C, necessario per la carica e per la programmazione del dispositivo. Sul Core 2, oltre i pulsanti touch, sono i 3 cerchietti rossi in basso, abbiamo 2 pulsanti esterni. Un pulsante è quello di on-off disposto sul bordo sinistro, dal lato del connettore USB e della porta Groove per collegare altre unità. L'altro pulsante è quello di reset, disposto in basso, dal lato della porta micro SD. Accendiamolo ora premendo per un secondo il pulsante dal lato della porta USB. Quando vogliamo accendere il device, basta premere il pulsante di on-off, per spegnerlo è necessario tenerlo premuto almeno per 5 secondi. All'accensione parte una demo molto accattivante, che mostra le funzioni principali del Core 2. Cliccando sulla zona dell'accelerometro, attiviamo a pieno schermo la visualizzazione dell'IMU disponibile sulla piccola piastrina di add-on posta sotto, agganciata al connettore di espansione. Tornando alla schermata principale, possiamo disattivare o attivare il motore a vibrazione o il beep. Cliccando ancora sul menu delle impostazioni, quello con la rotellina, selezionando Screen, lo schermo cambierà colore ogni volta che toccheremo il display. Ora dalla schermata principale clicchiamo su Scan Wi-Fi, attiveremo così la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili e la loro potenza. Nella demo abbiamo anche un timer per il conto alla rovescia che possiamo attivare con un click, fare stop, start e reset. Altra funzione presente nella nostra demo, il microfono incluso nella piastrina di add-on, molto sensibile e di facile impiego nei nostri progetti. Con questo concludiamo i primi test. Nei prossimi video proveremo il Core 2 con alcuni sensori esterni. Alla prossima!